Buongiorno! Buongiorno! Siamo appena tornati dalla Croazia per festeggiare il 20° di Giulia. Ma prima di ripartire abbiamo fatto un salto qua per salutare un'amica. Quindi si parte per Puglia. Carissimi amici, benvenuti in questo nuovo viaggio alla scoperta di Puglia, rigorosamente fuori stagione. Non vogliamo spoilerarvi troppo sul viaggio, ma vi dico solamente che in questa puntata arriveremo a Trani per una mangiata memorabile, di pesce ovviamente, ma non prima di aver mangiato la focaccia barrese a Barletta. Mettetevi comodi, che si parte! Siamo sulla A14 e c'è stato un cambio al vertice. Quelli che ci conoscono da tanto tempo e sanno quanto noi amiamo andare in Puglia ci chiedono più spesso: ma quando siete sulla A14 siete mai andati a Loreto? Nonostante visitiamo volentieri luoghi sacri pieni di cultura e storia, non l'abbiamo ancora fatto. Loreto non lo visiteremo neanche questa volta, ma andiamo a visitare un luogo per molti ancora più sacro. E siamo ad Acquafan di Riccione. Ma la gente va ancora a scoteca a Rimini Riccione? Beh, se lo sapete, scrivetecelo nei commenti. Ma esiste un'uscita più pellegrina di così? Ma che bello qua! Ti piace? Sì, è bellissimo. Stiamo arrivando! Ragazzi, non siamo sicuri, ma pare che siamo appena stati superati da Valentino. E però in macchina. Giù, intendi giù? Sì, intendo giù. È una discesina leggera. No, giusto proprio. Qui davanti ai carabinieri c'è parcheggio. E dopo avermi commosso un paio di volte sono pronto a fare un giretto e bere ovviamente un caffè. Era talmente emozionato che ha mancato tutte le insegne con scritta a Tavulia, proprio tutte. Ma dice che avevo mancato tutte le insegne con la scritta Tavulia, tranne quella più importante. Qui sembra di essere a Gardaland. Ma guarda che scorci. Wow ragazzi, l'ho già avvistato. Soltanto non riesco a capire, ma perché vuoi bene uno che ti ha portato via almeno 10 anni di vita e di quanto ti ha fatto piangere? Non ne parliamo nemmeno. Eppure gli vuoi bene lo stesso. E ora ci manca soltanto il caffè. È bellissimo, poi cresce ovunque, dappertutto. Non c'è casa senza un 46. E camminando siamo arrivati a Yellow Park Tavulia, che è dedicato a tutti i bambini del mondo. Quindi è il posto ideale per noi. E ci abbiamo anche la Polleria Osvaldo. E ora dobbiamo fare la foto. Ma che piccino! Di qua gelato. E di qui abbiamo UR46 Official Store. Gelateria chiusa per ferie. Oh, ma hai visto il cappellino? Che bello! Bellissimo. Andiamo lassù. Più che altro andiamo a attaccare adesivo. Oh, ma qua sul castello è carino. Wow! Si vede il mare. Per noi che siamo nati 600 km dal mare, anche quando siamo al mare, al mattino diciamo: wow, si vede il mare! Dovevo parlare piano perché siamo nel cortile di qualcuno. Ora un caffettino, poi andiamo avanti. Cosa t'ha detto il signore? Di prendere la strada alla Valentino Rossi, perché sapete che lui adesso praticamente sta facendo motocross e queste sono le sue strade. Senti? Proviamo a accelerare, vediamo gli ammortizzatori, le sospensioni. Wow! Bellissimo! E prima di andare via, un'altra piccola fermata. Abbiamo portato Charlie
direttamente in pista. All'uscita di Tavuglia trovate il monumento a Valentino Rossi e noi andiamo velocemente avanti. In autostrada ci siamo fermati veramente poco perché abbiamo un appuntamento con degli amici. Arrivati. Dai, scendi tu per prima una volta. Allora, noi stasera ci siamo fermati da Enrica e Andrea non perché loro sono i nostri follower, ma perché noi eravamo loro follower quando scrivevano per tutte le riviste e seguivamo le loro guide per viaggiare. A questo punto purtroppo il microfono si è staccato, ma se li seguite soprattutto sul loro canale Facebook troverete un'infinità di informazioni dettagliatissime dei luoghi che non sapevate nemmeno di esistere, ma che vale la pena visitare. Siamo fermati in autogrill per dormire, però Maya ha già trovato il suo micio che ha già avuto una fettina. Eccolo. Poverino. Sì, poverino, c'ha fame. Piccio, oh, quante coccole. Hai fatto la tua buona azione? Sì, quasi quasi lo porto con noi. Dai, andiamo a dormire. Andiamo. Di buonanotte. Buonanotte. The next morning. E siamo partiti al mattino presto per goderci alba, paesaggio, camion e i cantieri sull'autostrada. E finalmente siamo arrivati in Puglia. E ci siamo fermati per fare la colazione. 20 minutes later. Sulla sinistra vediamo i monti di Gargano che mi sa che questa volta li saltiamo. Ci troviamo sulla strada per la Cerignola, però purtroppo è ancora presto per le ciliegie. Stiamo arrivando nella zona delle Saline che si trova nella riserva naturale Il Monte. Li abbiamo visti! E abbiamo avvistato i nostri primi fenicotteri. Stiamo attraversando il paesino dove nacque Nicola di Bari. E da una parte ci sono campi che stanno sfamando mezza Italia e dall'altra parte c'è il mare. E ci siamo fermati un attimo per vedere questo posto. Abbiamo visto anche un punto di osservazione, come quelli che avete già visto nei nostri video su De Hogeveluwe in Olanda. Cosa hai visto? Una pianta grassa, guardate i fiori belli. Sono belli veramente. Ma ci siamo fermati qui anche perché questa riserva è la più distesa riserva naturale nell'Italia centro-meridionale. Contiene tra 20 e 50.000 diverse specie tra gli uccelli e i pesci, ma soprattutto ci siamo fermati per vedere i fenicotteri rosa. In realtà un fenicottero rosa l'abbiamo già visto, altri facevano finta di esserlo. Ma hanno messo il punto d'osservazione dalla parte sbagliata, perché uccelli sono di là. Ok, ora facciamo anche le guide turistiche agli turisti stranieri. E ora facciamo una gita tutti insieme verso i fenicotteri. Ma questo che pianta è? Ragazzi, qui ci sono migliaia di fenicotteri. I fenicotteri sono arrivati in questa zona verso il 1987 e trovando habitat naturale, alcuni proprio non migrano più, si fermano. Boh, tanto ormai calze non servono a niente. Salutiamo fenicotteri e andiamo avanti fino alla prossima fermata. E in tutto quel parlare dei fenicotteri ci siamo dimenticati di dirvi che siamo arrivati alla riserva naturale Saline di Margherita di Savoia. Dal primo avvistamento dei fenicotteri fino a qua noi abbiamo fatto una decina di chilometri, però dobbiamo dirvi che è tutto esplorabile a piedi. E ora siamo arrivati qui, alle Saline.
E per fortuna siamo fuori stagione, così ci siamo fermati al centro. Vi ricordate il film Benvenuti al Sud? Gioacchino Murat è quello lì che disse per il Castellabate: qui non si muore. E poi è morto. Le saline si estendono per 20 km. Questa salina è la più grande d'Europa e seconda al mondo. Però il bello di queste saline è che esistono dall'antichità, perché il sale da solo si formava dentro le conche. Il processo di cristallizzazione di cloruro di sodio, cioè il sale di cucina, è rimasto invariato praticamente nei millenni. L'unica cosa che l'uomo ha fatto in modo che tutto questo processo viene velocizzato e automatizzato. Hai visto quanto sono bravo? Bravissimo. Non vi dicevo questa cosa su cloruro di sodio per far sappietone, ma anche per dire che la natura ogni tanto è perfetta già di per sé. E finalmente abbiamo trovato il sale. devo dire che sono proprio contento. È vero, ha il gusto di sale, ma è meno salato di quello che si può immaginare. Vuoi provare? No. Non so se sono treni Nord oppure ferrovie del Gargano, però comunque noi andiamo a Barletta. Questo non parte oggi. Facendo questa bellissima strada stiamo andando verso Barletta. Visto che per ovvi motivi non possiamo più vedere il Colosso di Rodi, una delle 7 meraviglie del mondo antico, andiamo a vedere il Colosso di Barletta. Un'altra ragione per quale andiamo a Barletta è che anni fa, quando pianificavamo questo tour, partiva sempre da Barletta e alla fine abbiamo trovato parcheggio proprio davanti al castello e anche davanti al mare. E che mare! Madò che fossato! E intravedo pure un ponte levatoio. E in fondo un ponte levatoio, cioè proprio parco giochi per lui. Questo, come maggior parte dei castelli che vedremo noi, è stato progettato, costruito o almeno ordinato da Federico II nel XII secolo. Ma avremo ancora tantissime occasioni di parlare di Federico II. E ci sono pure gli sposi. E questa cosa fa pensare. Durante le crociate il castello diventa punto di ricovero per i cavalieri in partenza o in ritorno dalla Terra Santa. E verso la basilica torneremo più tardi, visto che c'è un matrimonio in corso. E proprio davanti al castello si trova il porto. E immaginate questo posto durante le crociate. C'è gente che va, c'è gente che viene. A parte le battute, durante le crociate Barletta era un porto importantissimo, ma non solo per i crociati che partivano e tornavano dalla Terra Santa, ma anche per i pellegrini. si è fatta una certa. Laviamo le mani e andiamo a mangiare. E finalmente abbiamo guadagnato uno dei vicoli di Barletta. Ma sì, le chiese, basiliche, monumenti, castelli vanno più che bene, ma la vera vita la trovate qua nei vicoli. Ma che posto! Abbiamo trovato San Pietro, ovviamente nel vico San Pietro. Parlando con alcune persone del nostro tour, quando abbiamo nominato i posti dove abbiamo, dicevano ah sì, bello di qua di là, ma nominando Barletta di solito si zittivano tutti. Ma io vi posso dire, già dopo 2 minuti noi ci siamo innamorati. Bellissimo. È stupenda. Qua ci vivrei tranquillamente. Sì, ma conoscendoti soltanto quando non fa caldo. Se continuo a filmare ogni vicolo non arrivo più a mangiare. Ma ho trovato anche una cosa molto utile. Adesso speriamo che questo posto è aperto. Avevo visto un posticino aperto che fanno puccia con polpo, proviamo. Purtroppo anche il secondo posto è chiuso, quindi andiamo a trovare qualsiasi cosa, ci accontentiamo per il pranzo. Speriamo che il panificio è aperto. Mangiamo al sole o all'ombra? All'ombra. Alla fine ci è andata più che bene. Sì, alla fine abbiamo trovato questa buonissima focaccia nel panificio della Disfida, che si trova accanto alla famosa cantina della Disfida, dove è partita la famosa Disfida di Barletta. E la Disfida di Barletta è il vero motivo dell'odio tra gli italiani e i francesi, mica il calcio. Ma senti quanto è croccante?
Non è solo una questione di fame. Vi devo dire che mi sento molto meglio. Torniamo alla nostra disfida. In quella cantina dietro alle mie spalle nel 1503 i soldati francesi decisero di offendere i soldati italiani dicendogli che non sono valorosi guerrieri. E cos'è successo? Niente, questi qua si sono offesi, disputa è andata avanti per qualche mese, ma alla fine hanno vinto gli italiani. Questo posto durante estate deve essere una figata con tutti i tavoli fuori, gente che si diverte. Noi invece abbiamo voluto portarvi con noi proprio in questo periodo per farvi vedere una barletta leggermente diversa. Che strana sensazione, non c'è nessuno. Oh, una macchina. Ma anche lei si è accorta che non c'è nessuno in strada. E il colosso l'abbiamo trovato. Vabbè, non è proprio il colosso di Rodi, però comunque alto 4,50 metri e lo chiamano Eraclio. Non si sa esattamente da dove proviene la statua, alcuni dicono che è stato trovato in spiaggia, altri dicono che l'ha trovato Federico II, che abbiamo nominato prima, durante gli scavi a Ravenna. Quello che si sa di sicuro però che in un certo momento i francescani di Manfredonia chiesero di poter fondergli le braccia e le gambe per fare le campane. Quindi queste che vedete adesso non sono quelle originali. Ma nonostante tutto si vede che la gente ancora le sta sfregando come portafortuna. E il colosso si trova davanti alla chiesa di San Sepolcro, che contiene alcune reliquie portate da Gerusalemme da Santo Sepolcro. Ed eccoci di nuovo all'avamposto. A questo punto andiamo verso Trani. Eccoci tornati. Stanca? Un pochino. Stiamo navigando per le strade di Trani e stanno diventando sempre più strette. Ma guardate dove abbiamo parcheggiato. Oh, buongiorno. Buongiorno. È qua che dormiremo stanotte. Pronta per Trani? Prontissima. No, qui c'è veramente uno rimane senza parole. A Trani siamo venuti non soltanto perché è chiamata Perla dell'Adriatico, perché ha la cattedrale chiamata Regina delle Cattedrali Pugliesi, perché è la sede del Sivola. Siamo venuti a mangiare anche il pesce. Il castello che dietro c'ha è completamente in controluce, visiteremo più tardi. Perché ora andiamo a cercare un posto per mangiare. No, visto che ci siamo, andiamo prima a vedere la cattedrale. Vabbè. È possibile mirarla da 4 lati. O quasi. Lasciate perdere le sue spiegazioni poco serie. Cattedrale di Trani è una delle poche cattedrali che sono visitabili o visibili da tutti e 4 lati, perché non hanno nessun edificio intorno. A quest'ora del giorno, con questa luce, cattedrale è veramente bellissima. È dedicata a San Nicola Pellegrino, che è anche protettore di Trani. Purtroppo in rete girano le notizie o i nomi un po' contrastanti. Per fortuna che abbiamo trovato le informazioni giuste. Wow, che scalini. Eccoli. Vieni che passiamo. Siamo arrivati nei matronei, che è loggiato all'interno della chiesa che una volta era dedicato alle donne. Praticamente come nelle sinagoghe. Adesso però andiamo a salire sul campanile. Raga, non è un problema il numero dei scalini, perché sono più di 250. Il problema è che continui a girare in tondo, ti gira la testa. Oddio, le campane, che ore sono? Madonna, questa è enorme. Sto notando una cosa, più saliamo in alto, più si sente il mare. Eccoci. Peccato per queste reti, però c'è da capire. Ma lì sembra che c'è un bel vedere. Qui c'è ingresso nel porto e la vista sul castello. Ed ecco anche il porto. Ora scendiamo in un attimo. Ma da queste finestre più basse si vede ancora meglio. Ci è andata bene. Di lusso. E abbiamo trovato anche il mosaico di Adamo ed Eva.
mentre qui abbiamo animali fantastici e dove trovarli. Donna di poca fede, ti ha sfinito la religione. Eh sì, gli scalini. Noi non siamo quelle che girano proprio di chiesa in chiesa, ma quando sei di fronte a queste opere d'arte architettoniche e culturali è impossibile non fermarsi. E 5 euro per salire ne sono valsi tutti. E subito qui vicino alla cattedrale troviamo il porto con i pescherecci. Immagino che si può anche comprare pesce fresco, anche se non credo che bisogna specificare che è fresco, ma quello magari lo vediamo domani mattina. Ma pesce lo vendono anche adesso e magari vediamo domani prima di partire. Noi queste qua non le abbiamo mai viste, sono i coccioli. Sembra di essere a Chioggia, ma a Chioggia i coccioli non ci sono, mentre a Trani sì. Vista la quantità dei pescherecci, stasera ci tocca mangiare il pesce. Mangeremo qua. No, ma il menù è assurdo, ci metteremo mezz'ora a scegliere. E ci stiamo già accorgendo di questa cosa qua. Hanno pure il teatro civico all'aperto, che bella idea. Qui è pieno di uccellini e anche di tanti pappagalli. Solo per farvi sentire. Eccolo piccolino lì. Ma guarda che roba. Questo parco comunale è da visitare assolutamente. C'è anche il trenino. Basta prendere prima parallela al porto e già non c'è nessuno. E attraversiamo una delle antiche porte per ingresso alla città di Trani. Il quartiere dove ci troviamo adesso si chiama Giudecca, è un antico quartiere ebraico dove una volta sorgevano 4 sinagoghe. Questa qua è una di esse che poi è stata riconvertita in chiesa. Questa invece è Sinagoga Scuola Nuova, che è una delle più antiche in Europa ed ancora luogo di culto. Noi invece abbiamo visitato una delle più antiche che si trova a Praga e che si chiama Sinagoga Stara Nova. E infatti girando video sulla sinagoga Stara Nuova, che vuol dire vecchia nuova, ci siamo appoggiati in modo scherzoso su un fumetto di Martin Mister del grandissimo Alfredo Castelli, che è mancato da pochissimo tempo. E questo è il nostro omaggio a lui. Ma che oasi di tranquillità. E ora, accompagnati da queste allegre note, andiamo verso Charlie, così ci vestiamo per andare a mangiare. Però Andiamo a mangiare? Noi andiamo a mangiare il pesce, ma qua c'è la gente che viene anche adesso, sono le 7 di sera, a comprare pesce fresco per cena. allora abbiamo deciso cosa prendere, poi ve lo diremo. Wow! Il tavolino. Per me. È là. E mi sono fermato un attimo a parlare dentro con i ragazzi. Comunque abbiamo preso un polpo alla griglia, un piatto, e poi abbiamo preso le bruschette di mare che dovrebbero essere un po' miste. Non so se mi sono spiegato dove mangiamo stasera. E arrivano le bruschettine. Grazie. Wow! Parto con questa che è col polpo e poi te lo dico. Polpo e friarelli, buonissima. E sta già arrivando anche il polpo. Visto che il polpo è caldo, proviamo prima il polpo, anzi mangiamo prima il polpo. Vado avanti un po' io. E poi no, chi sono questi qua? Adesso tocca a te. Assaggiamo il polpo, morbidissimo, buonissimo. Pure le patate mi piacciono. Le erbette, sono gustose pure le erbette. Patate sono incredibili, veramente gustose. Erbette io non faccio conto perché io le potrei mangiare tutto il giorno. Invece il polpo e nello stesso momento
È croccante e morbido. Il polpo così buono lo mangiamo soltanto al panini di mare, a Vieste. Noi non siamo food blogger, quindi non è che siamo capaci proprio di andare a descrivere perfettamente come il cibo, ma posso dirvi solo una cosa: vi consiglio di venire qua perché io ci ritornerei, anzi ci ritorneremo. Ho finito il polpo alla griglia, continuo con la bruschetta al polpo, quella che mi hai mangiato all'inizio, e friarelli. Fuori di testa. Lo stai dicendo perché non hai assaggiato il salmone. Arriva anche la luce. Ti lascio ultimo pezzettino di polpo e provo salmone. E abbiamo finito anche il salmone. Tono, tocca a te. Il tono è buono, non so descrivere che tipo di salsina è, ma è buona. Ovviamente il tonno è crudo, ma mica bisogna andare in Giappone. C'è Trani. Siamo all'ultima bruschettina, gamberoni con la bufala. Io ho una leggera intolleranza ai gamberoni, però se li mangio un poco non succede niente. Buonissime. Abbiamo finito di mangiare, siamo sfiniti, però ci sentiamo da Dio proprio bene, guarda, non so descrivere il benessere che sento in questo momento. Qualsiasi cosa io dica rovinerebbe la magia. Purtroppo questo episodio è diventato troppo lungo, quindi ci vediamo lunedì prossimo alle 19:30 con un risveglio pazzesco qui a Trani. E prima di arrivare a Bari scopriremo Molfetta con le sue persone meravigliose e il pesce ancora vivo sui banchi.